Ciao Hunters, benvenuti in questa nuova parte dello studio. Qui ovviamente è una zona di relax dove parleremo del più e del meno e dove sorseggeremo possibilmente qualche caffè, magari in compagnia. Faremo dei caffè, qualche tè, vi farò vedere qualche miscela particolare. Ovviamente man mano faremo dei video sempre nuovi. Quindi restate sempre sintonizzati nel canale, iscrivetevi ovviamente se non siete iscritti. Adesso iniziamo subito con la sigla. Lost in the city, the bright lights around. In Tokyo with Hunter, we paint the town. Sure is by my side. Ok, selezioniamo la nostra miscela, in questo caso ovviamente ci prendiamo il tè. Ecco qui il nostro buon tè. Lo mettiamo dentro e via. Ok, nell'attesa del tè parliamo un pochino. Di cosa parliamo oggi? Diciamo che di tanto in tanto inizio a prendere degli appunti. Appunti ovviamente che ci serviranno per fare il video, quindi un video del genere. Oggi parliamo di retro game collezionismo. La domanda è se conviene ancora collezionare e come collezionarli questi videogiochi. Quindi se collezionare solamente PAL, NTSC, giapponese o americano. Quindi vediamo questa cosa insieme. Allora qui vi mostro due giochi, in realtà è lo stesso gioco e due regioni differenti. Quindi la versione giapponese Dinamite Deca e Die Hard Arcade versione PAL. Quindi questo è un gioco PAL ovviamente nella custodia grossa. Si trovano anche i giochi PlayStation 1 con il Big Box e l'edizione normale, quindi Slim. Tutte e due entrambi del Sega Saturn. Ovviamente è uno dei giochi diciamo di punta del Sega Saturn insieme a Virtua Fighter, dei giochi molto particolari per quanto riguarda comunque la scena della Sega, diciamo di quel periodo e soprattutto della scena arcade, quindi dei videogiochi di sala giochi. Infatti chi frequentava le sale giochi sicuramente si ricorderà di questo gioco. E quindi visto che ci sono stati degli aumenti molto particolari sui videogiochi, conviene tenere entrambi. Quindi conviene fare una collezione sia di giochi PAL, magari perché si ha il gioco italiano o il gioco della, diciamo, della propria regione con sottotitoli, quindi nella propria lingua, e tenere l'originale invece perché si è fedeli giustamente alla vera copia originale giapponese. Ma se uno magari non riesce a tenere entrambi le collezioni, fate come qualcuno di mia conoscenza che ha venduto tutta la sua roba PAL per tenere solo quella Jap. Diciamo che a questo punto potrebbe essere un'idea fattibile, quindi qualcosa di molto logico e sicuramente di conveniente per le nostre collezioni, ma soprattutto per le nostre tasche. Ma andiamo avanti, parliamo di Neo Geo o per gli amici Neo Geo. Questa console comunque che già all'uscita i prezzi non erano molto favorevoli e adesso iniziano ancora a salire. Addirittura ci sono dei titoli che superano i 2000 euro e molti diciamo non si trovano o si trovano in condizioni pessime, quindi il collezionista molto molto lì sfegatato cerca il titolo perfetto ad un prezzo ovviamente vantaggioso, ma questi prezzi salgono e salgono sempre, mese dopo mese. Tipo i Metaslug ormai sono diventati impossibili da avere, magari li si trova ma solamente nelle vetrine, quindi qualcosa di assurdo per noi collezionisti. I King of Fighters ovviamente hanno dei prezzi più bassi rispetto ad altri titoli, magari dal 97 in poi è un po' più difficile acquistarli e proprio qui sta il nostro problema. In questo nostro prossimo, infatti se vedete i post di YouTube, il nostro prossimo Hunter Wu Tour, quindi il nostro viaggio in Giappone alla ricerca del videogioco per il museo, andremo proprio a cercare dei giochi molto particolari. Tra questi ovviamente The King of Fighters 96. Perché? Perché è stato il mio titolo preferito. Non ho voluto acquistare questo titolo online perché si trova, ma mi piace l'ebbrezza dell'avventura, quindi trovarlo durante i nostri viaggi, durante il nostro tour
e sicuramente lo troverò tra i 13.000 yen e i 14.000 yen. Io spero di prenderlo a meno perché l'ho visto in passato a 11.000 yen e ahimè non l'ho potuto prendere perché ero già arrivato al budget limite, diciamo, del fine tour. In ogni tour acquisto un gioco grande per Neo Geo AES, ma più titoli comunque per Neo Geo CD, perché esistono anche i giochi in versione CD, anche se i caricamenti sono molto più lenti. Conviene sempre la nostra bella cartucciona. Ok, il nostro tè è pronto, lo versiamo. Abbiamo oggi un tè alle fragole. Buonissimo. Ok. Allora, intanto sorseggiamo il nostro tè. Buono, buono. Allora, l'idea di questo angolino è nata un po' di anni fa, però si è evoluta nel tempo, anche se non l'ho mostrata, semplicemente perché si trova nello stesso studio, ma l'opposto. Diciamo che viene meglio stare da quel lato e giocare rispetto a stare da questo lato e guardare. Se a voi comunque piace questa parte eventualmente del video, fatemelo sapere, così magari ne facciamo qualcuno in più. Anche perché lo utilizzeremo per parlare di qualcosina, magari non parlare ore e ore, perché a me i video lunghi dove si parla non mi piacciono, però per comunicare qualcosa o per parlare di qualcosina, qualche minutino ci può anche stare. E nel frattempo sorseggiamo, come dicevo, del buonissimo tè. Approfitterò di questo tour in Giappone anche per recuperare delle miscele particolari, caffè, matcha, eccetera, eccetera, da poter gustare insieme. E perché no, anche qualche snack particolare, qualche udon o qualche cup di noodle da assaggiare qui insieme. Magari così, tanto per capire i gusti, i sapori e farci quattro risate insieme. Continuiamo il nostro discorso da collezionisti. Ultimamente non so se avete notato, ma la scena è tutta su Nintendo Switch, ovviamente Nintendo Switch 2, ma questa è la Nintendo Switch 1 in versione Super Famicom. Ovviamente appassionato di retro console, non potevo non mettere la skin, quindi adatta per questo genere di cose. È molto figa. E quindi parlando di Nintendo Switch, ultimamente, il periodo diciamo iniziale estivo, quando ho iniziato ad andare un po' al mare, perché anch'io vado al mare ogni tanto, ho visto e ho provato qualche giochino davvero interessante. La maggior parte di questi giochi vedo che sono dei giochi indie. Infatti, come dicevo più volte in alcuni video del passato, non so se avete notato, ma la Nintendo Switch è la migliore console per i collezionisti dei giochi indie. Ovviamente in Europa sta iniziando a prendere piede adesso, mentre in America già ci sono dei collezionisti che hanno venduto tutta la loro roba retro per prendere solo unicamente collezioni di giochi Nintendo Switch, quindi la nuova collezione di Switch. Io sinceramente non so se farei una pazzia del genere, credo di no, però mai dire mai nella vita. Anche se devo dire che i giochi indie sono molto più carini, artisticamente incredibili e con idee molto molto fuori dai limiti, perché ovviamente essendo uno studio indipendente magari si può spingere un po' oltre, quindi qualcosina in più rispetto a quei limiti che crea magari un'azienda, e lì noti veramente la bravura di chi lo crea, quindi degli sviluppatori. Quindi io vi consiglio di provare a collezionare più giochi indie, anche perché hanno un prezzo più basso e ci sono dei giochi, come dicevo, davvero interessanti. Giochi che ricordano ovviamente i giochi nostri nostalgici, quindi del passato, vecchi retro, ma anche giochi con delle meccaniche molto nuove, fresche, interattive, che spingono comunque il videogiocatore a giocare ore e ore, magari a esplorare non solo il gameplay ma anche la trama, perché poi ci sono delle trame veramente interessanti. E ovviamente abbiamo provato Hollow Knight. Hollow Knight è partito dal nulla e poi è arrivato dove è adesso, ma non ci scordiamo che comunque è un indie, quindi uno studio indipendente,
che è partito da zero. Vi ho scritto le date nel post qui su YouTube per quanto riguarda il mio viaggio, quindi l'Underwood Tour dal 14 novembre al 25. Saremo a Tokyo, quindi per visitare alcuni posti e soprattutto a caccia di videogiochi per il museo del videogioco. Quindi gireremo per il mio museo alla ricerca di questi giochi molto particolari, dei titoli che ancora mancano all'appello, quindi nella mia lista, nel mio database, che poi qualche giorno vi mostrerò. Mancano questi giochi, dobbiamo trovarli al miglior prezzo possibile. Faremo e documenterò sicuramente con dei video e foto eccetera eccetera. Ci sarà anche il Patreon che in questi giorni spammeremo di nuovo, perché su Patreon ovviamente potrete vedere le foto giorno per giorno, quindi dei nostri viaggi e i posti dove saremo, quindi dove ci troviamo. Ovviamente ci saranno le chicche più particolari con prezzi assurdi e roba comunque in vetrina che ovviamente la si vede solo lì in Giappone e la troverete lì proprio su Patreon. E niente ragazzuoli, io spero che questa parte dello studio vi può interessare, vi può piacere, fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Lasciate sempre qualche like, commentate, iscrivetevi se non siete iscritti ovviamente e come sempre ci becchiamo al prossimo video. Ciao Hunters! E anche questo episodio termina qui. Non dimenticarti di iscriverti al canale, lasciare sempre qualche like e commentare. E come sempre ci becchiamo al prossimo video. Ciao Hunters! Underwood collection in Japan. It's a love affair. We're caught in a moment, no time to spare.